Questa lapide, firmata dal vicepresidente del Consiglio di Stato e ministro degli esteri della Repubblica Popolare Cinese, ricorda la costruzione della strada, dovuta appunto ai cinesi, tra il Mar Rosso e la valle desertica nel cuore dello Yemen, dove sorge Sana. Lo Yemen era, fino a 10 anni fa, un paese medievale. Da secoli la sua storia si era fermata. La guerra civile tra repubblicani e monarchici, finita con la recente vittoria dei primi, ha rimesso in moto quella storia, ma ha decimato la gioventù. I soldati e gli operai sono dei bambini. Quale sia la vera volontà di questo popolo è ancora enigmatico. In questo momento, almeno a Sana, la capitale, è esploso un indiscriminato desiderio di modernità e di progresso, proprio nel senso che queste parole hanno per noi. Ma non possiamo nasconderci che questo desiderio è entrato nel paese, non è nato nel paese. Le minoranze rivoluzionarie hanno portato la democrazia in un paese medievale che l'ha accettata pieno di buona volontà, ma indifeso come sempre contro tutto ciò che viene dall'alto. La rivoluzione repubblicana è stata insieme una rivoluzione socialista, come spesso avviene nel terzo mondo. Sono giunti per primi i cinesi, perché non dirlo, dall'alto, a costruire strade, prima dal mare a Sana, poi da Sana al nord. La loro presenza è carismatica e i loro corpi hanno la natura delle apparizioni. Le strade costruite dai cinesi hanno portato innanzitutto a Sana i primi beni di consumo della civiltà industriale. Non importa se capitalista o socialista. I benefattori, giunti nello Yemen da Oriente e da Occidente, hanno cominciato la loro opera di corruzione, d'altra parte ormai senza alternative. Ma lo Yemen è un paese povero ed è costretto ad acquistare beni di consumo di seconda qualità. La sua volontà di progredire, tuttavia, è ancora ingenua e piena degli entusiasmi di un dopoguerra vittorioso. Essa può accontentarsi dunque di poco. Il primo aiuto alla resistenza yemenita l'ha dato Nasser, con una spedizione militare non molto felice e impopolare nello stesso Yemen. Tuttavia la morte di Nasser ha fatto sventolare nello Yemen le bandiere nere del lutto nazionale. È sotto il segno di Nasser che si sono aperte le vie del futuro. Così sta nascendo la nuova, poverissima struttura moderna di una città. Il Parlamento, il Ministero degli Interni, la Banca Nazionale, il Ministero delle Informazioni, il Ministero della Difesa, la sede del Presidente della Repubblica. La vecchia città, dentro le mura di cinta, è ancora completamente intatta.
Sana è una vera grande città medievale, grande circa quanto Spoleto, è rimasta tutta intera esattamente come era molti secoli fa. Caso ormai forse unico al mondo. Non avendo subito mai nessuna contaminazione con nessun mondo diverso, e tantomeno col mondo moderno radicalmente diverso, la sua bellezza ha una forma di perfezione irreale, quasi eccessiva ed esaltante. Benché sia un registro infinitamente più rustico e popolare, essa è bella come Venezia, o Urbino, o Praga, o Amsterdam. La classe dirigente yemenita se ne vergogna, perché è povera e sporca. E certo ha ormai tacitamente deciso la sua distruzione. Ormai del resto la distruzione del mondo antico, ossia del mondo reale, è in atto dappertutto. L'irrealtà dilaga attraverso la speculazione edilizia del neocapitalismo. Al posto dell'Italia bella e umana, anche se povera, c'è ormai qualcosa di indefinibile che chiamare brutto è poco. Senta, osservi il panorama di Orte, il disegno della città sopra la collina. Lo osservi un momentino. Lei trova niente da ridire, niente da criticare su quel panorama? Sulla collina o il paese? Il paese. Orte è fatto come un prosciutto, perciò il prosciutto è buono, penso che è buono pure il disegno del paese. E lei osservi un po' il panorama della città, ci trova niente da ridire? Stanno facendo delle costruzioni che impediscono la visuale, cioè non è come prima con la sua struttura medievale eccetera eccetera, adesso hanno rinnovato costruendo quegli speroni che hanno rovinato tutto il paesaggio. Senta, le piacciono quelle case nuove? A me piacciono perché sono vissuto qua e quello è il nuovo che fanno intorno a Orte sta bene. E lei? Io dico quello che ha detto l'amico mio degli speroni che rovinano il paese. Senta, ma è un problema secondo voi di Orte oppure di tutta l'Italia ormai questo qui? Credo sia di tutta l'Italia, Secondo lei cosa ci sarebbe da fare per opporsi a questa rovina? Ormai credo non ci sia più nulla da fare. Cioè è determinata da un senso di menefreghismo che logicamente è tipico dei noi italiani, quindi. Quel palazzo lì è un palazzo che c'è sta anche un appartamento dell'ex sindaco di Orte. Prima faceva il sindaco, adesso non è più sindaco. Ed è stato costruito quando lui era sindaco? Eh sì, è stato costruito quando lui era sindaco. Quella costruzione veramente dà fastidio, perché innanzitutto è brutta per il paese. Rovina il disegno paesaggistico, sì. Tant'è vero che è stata criticata anche da alcuni, non essendo ortani, anche da qualche straniero. Io mi trovai con un tedesco lì sotto a vedere Orte e mi diceva che Orte era bello, era caratteristico e mi disse proprio, dice, questa costruzione c'è proprio schifo. Per l'Italia è finita, ma lo Yemen può essere ancora interamente salvato. La porta principale di Sana si apre sui luoghi dove fino a pochi mesi fa, isolate nella vallata desertica, sorgevano le sue stupende mura. Ci rivolgiamo all'UNESCO perché aiuti lo Yemen a salvarsi dalla sua distruzione, cominciata con la distruzione delle mura di Sana. Ci rivolgiamo all'UNESCO perché aiuti lo Yemen ad avere coscienza della sua identità e del paese prezioso che esso è. Ci rivolgiamo all'UNESCO perché contribuisca a fermare una miseranda speculazione in un paese dove nessuno la denuncia. Ci rivolgiamo all'UNESCO perché trovi la possibilità di dare a questa nuova nazione la coscienza di essere un bene comune dell'umanità e di dover proteggersi per restarlo. Ci rivolgiamo all'UNESCO perché intervenga, finché in tempo, a convincere un'ancora ingenua classe dirigente che la sola ricchezza dello Yemen è la sua bellezza, che conservare tale bellezza significa oltretutto possedere una risorsa economica che non costa nulla e che lo Yemen è in tempo a non commettere gli errori commessi dagli altri paesi. Ci rivolgiamo all'UNESCO in nome della vera, seppur ancora inespressa, volontà del popolo yemenita.
in nome degli uomini semplici che la povertà ha mantenuto puri, in nome della grazia dei secoli oscuri, in nome della scandalosa forza rivoluzionaria del passato.